È una serata di occasioni sprecate e di assoluto rammarico per le italiane, almeno per quanto mi riguarda. Perché? Perché per la Juventus arriva sicuramente un'ottima prestazione, soprattutto se valutiamo le ultime tre gare disputate dalla squadra di Tudor, ma arriva comunque una sconfitta. E la sconfitta, men che meno adesso, mai e poi mai deve essere celebrata. Non bisogna commettere lo stesso errore magari che si è fatto contro il Dortmund, perché è vero che lì si è andata a riacciuffare una gara persa, ma comunque in casa avevi preso 4 gol. E quest'oggi è vero, la Juventus ha giocato bene, ha messo in difficoltà il Real Madrid, ma ha perso. E non so se meritatamente o meno, però è anche vero che lo stesso De Gregori è stato impegnato parecchio, e quindi non bisogna commettere l'errore di oh, abbiamo perso di misura con Real Madrid, bene. No, perché questo significherebbe anche ancora ridimensionarsi ulteriormente. Secondo me non va bene. Poi parleremo ovviamente della gara. E a proposito di occasioni sprecate, come dicevo prima, l'Atalanta è all'ennesimo pareggio. Adesso iniziano a essere un po' troppi. E forse non lo so, ma l'Atalanta produce tantissimo, tantissime occasioni anche questa sera, poi non concretizza e non arrivano neanche i risultati che l'Atalanta non dico debba pretendere, ma debba volere, perché può ottenerli. Ecco, è sempre lì il discorso per quanto mi riguarda. E ne parliamo adesso. E come se lo facciamo, ovviamente, prima come al solito invito a solleticare, no, l'appetito dell'algoritmo lasciando il solito pollicione, il like sulla fiducia. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e domani ci sarà comunque l'Europa League, quindi vi aspetto in tanti. Se volete trovate gli altri profili social in descrizione. Io vi ringrazio per i commenti anche stamane su Conte, ne abbiamo discusso. Grazie, apprezzo sempre la vostra pacatezza, non di tutti, ma voglio citare quelli più tranquilli, diciamo così. Adesso torniamo a parlare di pallone. E la Juventus che l'aveva approcciata sicuramente benissimo questa gara, pronti via, i primi 10-15 minuti, ha avuto anche delle occasioni relativamente importanti, devo dire soprattutto quella di Calulo lì a campo aperto, ha avuto l'occasione di portarsi in vantaggio con Vlahovic che fa uno scatto incredibile su Militao, vince anche il duello e poi viene murato da un Courtois che, ragazzi miei, Courtois lo conosciamo benissimo, ma fino alla fine la Juventus ne ha avute le occasioni, e devo dire anche sotto. E forse l'elemento più importante che si porta a casa oggi la Juventus è che solitamente dopo uno schiaffo, quindi dopo un gol subito, la squadra fa fatica proprio a rialzarsi, no? Cade, crolla completamente. La differenza quest'oggi è che poi le occasioni le ha avute anche dopo. Le occasioni le ha avute anche dopo. Open up, per esempio, un rigore in movimento, e ci mette non ricordo quanto tempo per trovare, no, il tiro, e viene murato, adesso non mi ricordo da chi, ma per dire che l'occasione alla Juventus le ha prodotte, anche i tiri al finale, seppur magari centrali o meno, però è arrivata anche con facilità, perché poi una cosa va detto, il Real Madrid è una squadra di indubbio valore, basti pensare al gol che realizza questa sera, cioè la Juventus piazzatissima, puoi parlare di tattica quanto vi pare, ma lì c'entra poco, tutti piazzati, tutti ben messi, Vinicius anche da posizione defilata inizia, no, a muoversi, a ballare con la palla, e inventa, c'è poco da fare. Poi palo, arriva Bellingham. Deve andare così, ma quello è tutto, il gol è figlio di una giocata che tu, no, ribadisco, non puoi evitare, perché parliamo di giocatori che hanno una qualità incredibile. Mbappé, già il non aver fatto segnare Mbappé stasera, secondo me già è un altro riscontro positivo, perché Mbappé è indemoniato praticamente. Per cui, come dicevo prima, delle note positive ci sono, e come se ci sono, però c'è anche la realtà che la Juventus contro un avversario non perfetto, perché ritorno a dirlo, il Real Madrid è la squadra che comunque ne ha presi 5 dall'Atletico Madrid, è una squadra che alterna ottime prestazioni, altre un po' in meno, è una squadra, che l'ho detto e lo ribadiamo, di una qualità immensa, ma che
permettetemi di dire, un cantiere aperto in costruzione, lontana dall'essere il Leverkusen compiuto, no? Lavorato di Xabi Alonso. Magari ci arriverà e con, ribadisco, i valori che hanno, magari diventerà la squadra più forte del mondo, ma oggi è lontana dall'esserlo, concede anche parecchio, e la Juventus, ribadisco, la deve vivere come una grande occasione sprecata, deve uscire rammaricata dal non aver fatto male al Real Madrid, perché poi questa è anche la verità. La Juventus poteva e non ha fatto male. E quando non fai male devi andare a trovarti delle risposte. Perché? Una delle tante cose da analizzare è questo Kalulu quinto. Non lo so, Kalulu quinto va bene nella fase di non possesso, meno bene poi quando sei nell'area avversaria, onestamente. Ehm, C'è il problema attaccanti ancora una volta. Vlahovic l'abbiamo visto, Vlahovic dei tre oggi sembra essere indubbiamente l'attaccante migliore, però bisogna lavorarci su questi attaccanti. Perché non si può giocare una volta anche con i due lì davanti? Openda non può essere questo. Possibile che ci sono questi giocatori con totale assenza di personalità? Bisogna trovare un modo di coinvolgerli. Oggi di nuovo Cup Mainers, pensavamo un po' più avanzato, invece era abbastanza arretrato. Io oggi, è sempre, il discorso un po' va sempre lì. Oggi, se la Juventus dovesse giocare una finale, quale sarebbe la squadra che scende in campo? Fai fatica a trovarne tre. Questo è un po' il discorso. Quindi ancora una volta ribadisco, Tudor deve iniziare a dare delle certezze a questa squadra, e oggi ancora continuo a vederne poche per quanto mi riguarda. Ottima prestazione anche di Di Gregorio, va detto, perché poi occasioni sprecate da Juventus sì, ma anche Real ne ha avute come se ne ha avute. La doppia parata su Mbappé e Brahim Diaz, nel primo tempo, se non sbaglio, sempre su Mbappé, un paio di tiri, un paio di situazioni. Di Gregorio oggi ha dimostrato che comunque ha delle qualità, senza ombra di dubbio, e quindi ci sono delle risposte. C'è stata sicuramente una prestazione che, no, che è positiva. C'è anche da dire che oggi facevi la partita sull'avversario. In Serie A poi di nuovo le cose cambieranno, perché è la Juventus a dover fare la partita. Oggi a un certo punto vedevo la statistica sul possesso palla e altro, la Juventus era sotto il 30%, se non vado errato, sinonimo proprio di quello che vi sto dicendo. Cioè è una partita diversa, e questo genere di gara secondo me si trova anche a suo agio forse la Juventus, e nonostante ciò non è riuscita a vincere, perché ribadiamo, era comunque al Bernabeu contro il Real. Cioè anch'io mi trovo combattuto, nel senso che comunque è una buona performance, comunque è una buona risposta dopo le ultime gare. Allo stesso tempo la Juventus non può permettersi di celebrare una sconfitta, perché significherebbe ridimensionarsi, e secondo me non va bene. Questo è il mio punto di vista. E chi non deve commettere lo stesso errore, mi sento di dire, che è l'Atalanta, ragazzi. L'Atalanta che adesso ehm, la partita stessa doveva vincerla, doveva dare un segnale, per quanto meno. Io voglio essere anche duro voglio essere duro proprio perché ripeto sempre la stessa cosa, ma lo faccio perché è una premessa che ogni volta va fatta. L'Atalanta è forte, l'Atalanta è strutturata. L'Atalanta per me è più forte della Juventus a livello di rosa oggi. Se penso all'assenza di Bremer, ragazzi, io non penso di che l'Atalanta oggi a destra, mentre la Juventus deve adattare Kalulu come quinto a destra, un po' perché lo vuole l'allenatore, l'Atalanta si permette Zappacosta e Bellanova. A sinistra, bravissimo nel lavorare con questo ragazzo Bernasconi, ma poi è entrato Zaleschi. Avete visto quante volte riesce a superare l'avversario Zaleschi? E questo per parlarvi dei. Quindi in mezzo al campo a Deron e Ederson, può sfruttare Passaci. Gli ultimi 5 minuti è entrato Samardzic, nel mentre hanno giocato magnificamente De Ketelaere, Lukman,
È iniziato con, e qui forse veniamo alle dolenti note, è iniziato con Kristovic, che ancora è manchevole sotto tanti aspetti. Oggi una di quelle due occasioni, una la devi buttare dentro. E proprio per questo ragionamento deve tornare in forma Scamacca, perché se torna in forma Scamacca, secondo me l'Atalanta, ecco, quei gol che in questo momento non arrivano, Scamacca potrebbe procurarglieli. Anche stasera, ribadisco, non giocava da quanto? Forse già un mese almeno, ma se non un paio, e un paio di mesi se non sbaglio, e ha avuto quell'occasione di testa clamorosa, ma se Scamacca si mette a regime risolve parecchi problemi, cioè Scamacca, Lookman, De Ketelare, ma poi entrano Sulemana, che non è che è leggerino, per non citare dietro, oggi giocato Kosunu, che comunque ha avuto anche lui una bella sgroppata, ha avuto delle situazioni, c'è Anor che c'è Ian centrale, carne secchi che comunque è solidi. Cioè, cioè io ogni volta, l'Atalanta è incredibile e quindi deve vincere. Cioè, la partita di stasera, con le occasioni che ha prodotto, devi vincere, devi vincere. Poi, non è che io me la voglio prendere con Juric, stasera men che mai, perché stasera poi, se sbagli gol, Lookman un paio di situazioni se l'è divorata. Ripeto, Kristovic ne ha avute due incredibili, Scamacca pure se l'è divorata. Sulle mani che sotto porta se l'allunga. Ha avuto 6-7 palle gol proprio clamorose, non le ha sfruttate. E non è che te la puoi prendere con Juric se non segnano. Però alla lunga, tante volte, ribadisco, Juric ci ha messo un po' del suo con le sostituzioni, con il suo atteggiamento e quant'altro. E attenzione, perché ribadisco, per me Juric sta allenando una grande, perché il discorso è questo. Juric sta allenando una grande e dobbiamo pensare all'Atalanta come una grande. E questo è. Peccato quest'oggi perché 3 punti avrebbero fatto comodo, perché poi ricordiamo, fuori casa è sempre difficile andarla a giocare, in casa dovranno affrontare Chelsea e Bilbao, quindi non è semplice, e ai playoff bisogna andarci. E questa è una squadra che l'anno scorso ha rischiato, e come si è rischiato, di entrare nelle prime 8, eh. Eh, ricordiamolo sempre. Va bene, signori miei, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.